Nel centro di una città del nord Italia c'è una struttura che Roma stessa avrebbe invidiato. Non è un museo. Non è un monumento recintato con i cordoni e i cartelli. È ancora viva, ogni estate ci si fanno concerti e opere liriche sotto le stelle aperte. Benvenuti a Verona. Benvenuti a Pietra Pixel. Guardate questa incisione di William Miller. È l'Ottocento, ma quello che vedete potrebbe essere 2000 anni fa. L'Arena di Verona. 2 file di archi sovrapposti che girano tutto intorno alla sua forma ellittica, senza interruzione. Ogni arco è uguale al precedente. È quella ripetizione a creare la grandezza, non un singolo gesto straordinario, ma un ritmo che non finisce mai. In età romana poteva contenere 30.000 persone. 30.000. All'estremità sinistra vedete quella parete isolata, molto più alta del corpo principale, con i suoi 4 archi su 3 livelli aperti sul cielo. Si chiama l'ala ed è l'unico pezzo rimasto della facciata monumentale originale, quella che girava tutto intorno all'esterno. Il resto fu demolito nel Medioevo per recuperare materiale da costruzione. Quello che oggi sembra il lato esterno dell'arena non lo era. Era la parete interna. L'ala è l'unica traccia di com'era davvero. Mentre riportiamo vita a questa incisione, la pietra calcarea consumata da 2000 anni di sole e di pioggia torna a respirare. Vedete quei segni di erosione sugli archi? Quella non è rovina, è memoria. Ogni crepa racconta un temporale, un inverno, un secolo. E sapete chi se ne accorse per primo di questa grandezza? Dante Alighieri. Nel 13° canto dell'Inferno descrive i lottatori dell'arena con quegli occhi da turista meravigliato che solo lui sapeva avere. Verona lo affascinò così tanto che dedicò il paradiso proprio a Can Grande della Scala, il signore della città. Ma di lui parleremo tra poco. Ora abbassate lo sguardo. In basso a destra del dipinto, vicino alle tende a strisce dei portici, c'è un gruppo di donne. Una di loro tiene per mano una bambina. E la bambina fa girare un cerchio con un bastoncino. Ai piedi di un'arena romana, la gente dell'Ottocento fa semplicemente la sua vita. Come se 2000 anni di storia fossero la cosa più normale del mondo. Ecco Verona, una città che non si è mai fermata ad ammirare se stessa. Sotto l'arena, Verona aveva il suo cuore pulsante. E quel cuore si chiama Piazza Erbe. Carlo Ferrari la dipinge nel 1839 e ci mette dentro tutto. Il cielo occupa più della metà della tela nuvole bianche e grigie che incombono come attori in attesa. La luce entra da destra e colpisce la Torre dei Lamberti, quella torre quadrangolare in mattone rosso-arancio che domina tutto dall'alto. A metà altezza, un grande orologio circolare con cifre romane, quasi lunare nel suo grigio azzurro, un dettaglio che pochi sanno. Quella torre fu costruita nel 1172, ma quell'orologio fu aggiunto solo nel 1798, 600 anni dopo. Al centro, i banchi del pesce, tavole di legno con i pesci chiari disposti in fila. Un uomo in cappotto scuro è piegato sul banco, concentrato. Un bambino accovacciato davanti a lui, come se stesse aspettando qualcosa. Intorno, la folla veste i suoi colori. Cappelli a cilindro per i signori, gonne rosse e blu acceso che lampeggiano nel marroncino e nel nero della massa, mantelle e berretti per gli uomini del popolo. E in alto a sinistra, da una finestra del primo piano, qualcuno ha steso i panni, bianchi e scuri, che ondeggiano sopra la testa di tutti, come se la vita domestica si rifiutasse di sparire anche quando c'è tutta quella grandezza intorno. Questa piazza sorge esattamente sopra l'antico foro romano. E non solo, l'angolo nord-ovest della piazza è costruito sopra i resti del Campidoglio, il tempio più sacro della città romana, sepolto sotto le bancarelle del pesce. Poi è diventata mercato medievale, poi ottocentesco, poi del Novecento. E ancora oggi, ogni mattina, si monta il mercato, cambia il costume, cambia la merce, ma il rito è lo stesso. La pietra non cambia. Cambiano solo le storie che ci accadono sopra. Verona non è stata solo Roma. Ha avuto anche i suoi signori medievali, gli Scaligeri. La famiglia della Scala governarono la città dalla fine del 200 fino al 1375. Per quasi un secolo, Verona fu uno degli stati più potenti d'Italia e quando morirono non volevano tombe normali. Guardate questo dipinto di David Roberts.
realizzato nel 1856. A sinistra, un intreccio verticale di pietra che sembra voler crescere verso il cielo. Pinnacoli, archi ogivali, nicchie con statue di santi e guerrieri, colonnine tortili a strisce rosse e bianche. I medievali avevano un nome per questa ossessione di riempire ogni millimetro: horror vacui, la paura del vuoto. Come se lasciare uno spazio libero fosse una forma di debolezza. Guardate la struttura principale, che domina la scena, quella torre di pietra gotica con il cavaliere in cima, le guglie sottili come aghi, le colonnine a spirale rosse e bianche. È il sepolcro di uno degli scaligeri più potenti, eretto per urlare al mondo. Qui ha vissuto qualcuno che contava, ma il sepolcro più famoso non lo vedete in questo dipinto. È fuori campo, posizionato sopra la porta laterale della chiesa di Santa Maria Antica. Quello di Can Grande I, il più grande di tutti, lo stesso a cui Dante dedicò il Paradiso, e su quel sarcofago Can Grande giace sdraiato in piena armatura, immobile. Ora guardate il primo piano del dipinto. Davanti a questi monumenti che urlano potere eterno, la gente comune di Verona si è fermata a riposare. Donne in gonne scure e bluse bianche, appoggiate tranquillamente ai bassi paracarri di pietra che separano le tombe dalla strada. Qualcuna seduta direttamente per terra, con la massima naturalezza, come se fosse una panchina qualunque. E adesso vi devo dire una cosa scomoda. Milioni di persone ogni anno vengono a Verona per una sola ragione: il balcone di Giulietta. Il posto più romantico del mondo, dicono tutti. Guardate questa fotografia. È via Cappello 23, la casa di Giulietta, negli anni 70. Vedete il balcone? Non c'è. Guardate quella facciata con l'intonaco che cade a chiazze, i mattoni e la pietra nuda che vengono fuori, un portale ad arco che dà su un cortile, le panche di pietra lungo il muro, e nel cortile gente normalissima, una donna in abito chiaro, un uomo di spalle. Non stanno cercando nessun Romeo, stanno attraversando un cortile, perché a quell'epoca il mito non era ancora stato fisicamente costruito. Il balcone che oggi vedete fu aggiunto nel 1935, ricavato da un frammento di sarcofago antico, attaccato al muro di un edificio medievale che non aveva mai ospitato nessuna. Giulietta, perché Giulietta non è mai esistita. Il personaggio fu inventato da Luigi da Porto nel 1530. Shakespeare lo rese immortale nel 1597 e il comune di Verona, nel Novecento, capì che un mito ha bisogno di una casa. Così la costruì. Noi esseri umani abbiamo un talento straordinario: inventare la storia dove ne abbiamo bisogno e poi crederci così tanto da scolpirla nella pietra. Il balcone è falso, ma l'amore di chi lo viene a cercare è reale. Forse è questa l'unica verità che conta davvero. Usciamo dalla città per un momento. Seguitemi sul fiume. Questa incisione di James Tibbits Wilmore, realizzata nel 1825, mostra l'Adige che scorre tranquillo sotto Ponte Pietra. 5 archi romani in pietra, con i loro contrafforti a punta, i cosiddetti tagliacque che fendono la corrente da 2000 anni. Il ponte risale al I secolo a.C. ed è il più antico di Verona. Sullo sfondo, il Castel San Pietro domina la collina con la sua torre quadrangolare e le lunghe mura che scendono lungo il fianco come braccia protese verso il fiume. Guardate i dettagli mentre li restituiamo. Il parapetto del ponte che diventa una linea quasi perfetta contro il cielo. Le case sul lato sinistro con i loro balconi di legno sporgenti sull'acqua. I piani terra con le arcate buie che si aprono direttamente sul fiume. Ma il vero cuore di questa immagine è in basso a sinistra. Una barca lunga è ferma sull'acqua. La sua tenda è ripiegata e ammassata a poppa. La giornata è finita, o forse non è ancora cominciata. Seduta sopra, una figura scura, con il cappello. Non fa niente. Guarda. O forse non guarda. Forse sta semplicemente essendo lì, con quell'arte che solo chi vive sul fiume conosce. L'Adige non è solo un fiume. È il motivo per cui Verona esiste. È lui che ha disegnato quella curva stretta in cui la città si è infilata come in un abbraccio. È lui che ha portato il commercio, l'acqua, la vita. E per secoli questo rapporto è stato così stretto, così fisico, si scendeva direttamente alla riva, si caricavano le merci, si lavava, si pescava, si viveva sull'acqua come su una strada.
L'Adige non è sempre stato quell'amico quieto. Prima di guardare questa incisione, vi dico una cosa sul Ponte Nuovo. Quello che vedete crollare è stato costruito e distrutto 12 volte nella sua storia. 12. Inondazioni, incendi, guerre, truppe in fuga che lo hanno fatto cedere sotto il loro peso. Ogni volta Verona lo ha ricostruito, perché collegava le due parti della città e senza di lui non si andava da nessuna parte. Un ponte testardo quasi quanto la città che lo ospitava. Guardate questa incisione. Le linee diagonali fitte che tagliano il cielo dall'angolo in alto a destra verso il basso è pioggia. Quella pioggia pesante che non smette, che sale, che trasforma un fiume in un mostro. L'acqua ha invaso tutto. Le case a sinistra hanno l'acqua che entra dalle finestre del piano terra, che sommerge portoni e gradini. Al centro, il Ponte Nuovo non esiste più. Quello che vedete sono travi di legno spezzate che puntano in tutte le direzioni, blocchi di muratura che la corrente trascina via, e nell'angolo in basso a destra l'acqua non scorre più, precipita. Una cascata bianca di schiuma e distruzione con quel rumore cupo che chi ha vissuto un'alluvione non dimentica mai. Era il settembre del 1882. Quella volta non fu solo la pioggia. Un mulino rimasto senza ormeggi fu trascinato dalla corrente e andò a colpire i pilastri del ponte in piena. Fu il colpo finale. Il ponte che aveva resistito a 12 calamità non resse al 13°. Verona reagì in due tempi. Prima ricostruì il ponte in metallo, senza pile intermedie, per evitare che potesse essere colpito di nuovo. Poi, qualche anno dopo, costruì i muraglioni, quegli enormi argini di cemento che ancora oggi fiancheggiano l'Adige, alti e grigi, e per far posto ai muraglioni dovette abbattere anche quel ponte metallico appena costruito. La città fu salvata, ma quel rapporto diretto con il fiume, quello della barca di Wilmore, dell'acqua che si sente, si annusa, si tocca dalla riva, andò perduto per sempre. Oggi bisogna scendere scale e rampe per raggiungere la riva. Il fiume c'è ancora, ma la città gli ha voltato le spalle. A volte salvarsi ha un costo che non si misura in mattoni. Eccoci tornati, all'Arena. Oggi abbiamo attraversato 2000 anni di Verona. Abbiamo sentito l'odore del pesce al mercato di Piazza Erbe, costruito sopra un tempio romano sepolto. Abbiamo visto le tombe gotiche di uomini che sorridono anche da morti. Abbiamo scoperto che il balcone più famoso del mondo è una bugia nata dall'amore. Abbiamo vissuto la pace di un barcaiolo sull'Adige e poi la furia dello stesso fiume che distrugge tutto per la 13ª volta. Verona è tutto questo insieme. Pietra romana, ossessione medievale, menzogne romantiche e acqua selvaggia. Ma alla fine, quello che rimane è questo. Una città che ha perso guerre, ha inventato leggende, si è fatta quasi distruggere da un fiume, eppure è ancora qui, identica a se stessa, come se il tempo le scivolasse addosso senza riuscire ad attaccarsi. Se questo viaggio vi è piaciuto, iscrivetevi a Pietra Pixel qui sotto, il tasto rosso. Lasciate nei commenti quale città volete esplorare con noi la prossima volta. Ogni pietra nasconde una storia. Ci vediamo nella prossima.